Ho appena finito di provare lo Shure SM7B in studio da un amico. In questo video voglio dirti perché non mi è piaciuto, perché non lo comprerò mai e perché probabilmente non dovresti farlo neanche tu. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscito a provare lo Shure SM7B in studio da un amico. Ne avevo sempre sentito tanto parlare, ma non l'avevo mai provato in prima persona. Penso di aver visto almeno un centinaio di video di youtuber americani o in giro per il mondo che parlavano di questo fantastico microfono. L'ho provato e ora voglio raccontarti le mie opinioni. Ti ho già spoilerato all'inizio di questo video che il microfono non mi è piaciuto, non lo comprerò mai e voglio anche raccontarti il perché, in modo che tu possa avere anche la mia opinione e poi decidere di conseguenza. Sicuramente questo è il fattore meno importante probabilmente per te, ma per me lo è abbastanza. Cioè il microfono Shure SM7B è diventato di moda. Ora, io sono una persona assolutamente contro le mode. Perché? Perché la bellezza di questo microfono, molte persone infatti lo comprano perché è bello, ma la bellezza è soggettiva, ok? A te piace, a me fa schifo, per esempio. Quindi al di là della soggettività, della bellezza, un microfono più che essere bello dovrebbe essere funzionale, credo. Tu che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Ecco, quindi il fatto che tutti stiano utilizzando su Twitch, su YouTube, stiano utilizzando questo microfono, me lo rende davvero antipatico. Perché? Perché non esiste soltanto questo microfono. Prima ti ho detto che è un microfono dinamico, benissimo, ce ne sono miliardi di microfoni dinamici. Anche questo che stai sentendo adesso, dopo te ne parlerò, è un microfono dinamico. Però non è di moda. Perché? Perché semplicemente le persone si fermano all'apparenza, ok? Quindi il primo punto che voglio sollevarti è questo. Non sarebbe meglio utilizzare un microfono diverso rispetto a quello che ormai le persone sono stanche di vedere in tutti i video? Secondo me sì. Punto numero 2. È un microfono che richiede molto gain. Che cosa vuol dire? Allora, è un microfono che, proprio perché è un microfono dinamico ed è uno dei microfoni meno sensibili che esistano sul pianeta, richiede molto gain. Banalmente vuol dire che devi alzare il volume della tua scheda audio al massimo, ok? Per riuscire a pilotarlo. Che cosa succede se tu alzi il volume al massimo della tua scheda audio? Che introduci necessariamente rumore di fondo, perché anche una scheda audio molto buona, che ha dei preamplificatori silenziosissimi, quando giri il gain al massimo, inevitabilmente introduci del rumore di fondo, ok? E questo è un dato oggettivo. Benissimo. Possiamo discutere sul fatto che molte schede audio, come la mia SSL2 per esempio, hanno una quantità di gain molto molto forte, quindi probabilmente la mia scheda audio potrei non metterla al massimo, metterla ad esempio a 3/4. Ma comunque introduci del rumore di fondo, ok? E quindi già questo è un problema. Per ovviare a questo problema, che cosa si fa? Di solito si utilizza tra il microfono e la scheda audio un piccolo preamplificatore detto mic booster. I più famosi sono i Cloud Lifter, che costano intorno ai 100 euro. A che cosa servono? Ti ho detto, sono dei preamplificatori. Quindi il segnale del microfono Shure SM7B molto basso arriva a questo preamplificatore che lo alza in modo tale che tu sulla scheda audio non debba girare il gain al massimo, ma puoi tenerlo più o meno a metà. Questo serve a fare introdurre meno rumore di fondo da parte della scheda audio. In questo modo puoi ottenere un segnale di ingresso più elevato e un rumore di fondo più basso, però hai speso almeno altri 100 euro in più. Ricordiamo che lo Shure SM7B costa 370 euro, più 100 euro di mic booster sono 470 euro. Non esiste sul mercato un microfono che costa 470 euro o anche un po' meno che suona simile allo Shure SM7B? Ovviamente sì, ma non sono di moda. E ritorniamo al punto precedente per cui io m***o veramente tanto. Inoltre, dovremmo ricordare che le persone che ci ascoltano, noi che facciamo podcast, le persone ci ascoltano con gli auricolari. Molto probabilmente ci ascoltano con questi che sono gli auricolari dello smartphone. In questo caso sono gli auricolari dell'Apple, ma potrebbero essere auricolari della Samsung o di qualunque altra marca, non è un problema. Le persone ci ascoltano con questi perché i nostri podcast molto probabilmente li ascoltano dallo smartphone, quindi con gli auricolari, dal computer con gli auricolari. Ok, la percentuale di persone che ascolta i podcast
a tutto volume sull'impianto stereo o sul televisore o dalle casse del computer sono veramente pochi. La maggior parte ascolta con le cuffiette. Che cosa vuol dire questo? Che se tu spendi 470 euro per il microfono o ne spendi 150, la differenza non si sente. Certo, fai il video e puoi sembrare più figo perché è il microfono che hanno tutti. Ma sembri veramente più figo? Secondo me no. Quando io vedo qualcuno che ha lo Shure SM7B, io non penso che sia figo, penso il contrario. Quindi è chiaro il mio discorso, voglio fugare ogni dubbio, cioè io non dico che lo Shure SM7B sia un pessimo microfono, ci mancherebbe un microfono che suona bene, ma è un microfono e ce ne sono tantissimi di microfoni che suonano ugualmente bene, spendendo però molto meno. Ora, anche se tu avessi tutti quei soldi da investire in un microfono, perché ci può stare, dicevo, ho 500 euro, li voglio investire nel microfono e voglio lo Shure SM7B perché mi piace, perché è figo. Ok. Fai quello che vuoi, ci mancherebbe. Non voglio dirti che non puoi farlo, ci mancherebbe, ma se lo fai per una questione di moda, perché fai video ed è figo, secondo te, avere lo Shure SM7B, fallo pure. Se lo stai facendo invece, stai comprando quel microfono perché pensi che sia l'unica alternativa, allora questo video è proprio per te, perché voglio farti capire che non è assolutamente l'unica alternativa. Sul mio canale ci sono un sacco di microfoni, a volte anche molto economici, che suonano veramente bene. Magari non sono così belli, ma la bellezza è soggettiva, come lo Shure SM7B, ma a te che te ne frega? A te interessa essere figo, essere ritenuto figo da quelli che ti guardano, tranne da me perché penso che siano oppure suonare bene? Ecco, questa forse è la domanda che dovremmo farci. Quindi io non condanno il microfono in sé per sé, ci mancherebbe, un microfono che funziona benissimo, suona benissimo, ha una storia pazzesca, niente da dire. Ma io mi domando, lo stai comprando, l'hai comprato, lo stai usando per moda o perché davvero credi che sia l'unico microfono sul mercato? Cioè, quando digiti su Google microfono per podcast, tutti i risultati che ti compaiono nella prima pagina di Google sono tutti sullo Shure MV7B, quello lì? Non credo. Ecco, quindi probabilmente esistono tanti altri microfoni. Veniamo a questo dal quale ti sto parlando adesso. Che microfono è? Non lo so, dimmelo tu. Che microfono è? Come senti il suono di questo microfono? Adesso, in questo istante, io sto equalizzando, in post-produzione ovviamente, questo microfono come se fosse uno Shure SM7. Come cacchio si chiama? SM7B. Sì, SM7B. Lo sto equalizzando come se fosse lo Shure SM7B. Ora, se tu hai quel microfono, lo Shure SM7B, prova ad ascoltare anche la mia voce su questo e dimmi quanto simile suona al tuo. Certo, non è bellissimo come lo Shure SM7B, ma è un microfono che funziona benissimo, benissimo. Fammelo sapere nei commenti, fammi sapere se ti piace il suono che sta venendo fuori da questo microfono. Sei curioso di sapere che microfono è? Vuoi provare a indovinarlo? Allora, prova a lasciarmi i commenti nel video, metti pausa e lasciami il commento nel video, poi premi play perché fra un po' ti dico che microfono è. Sei pronto? Hai commentato questo video? Se non l'hai fatto ancora, fallo, dai, giochiamo, proviamo a indovinare che microfono è. Allora, questo microfono è... rullo di tamburi? Lo troverò un rullo di tamburi da mettere sotto? Forse sì. Rullo di tamburi, questo qui è lo Shure SM57, un microfono che costa 100 euro, con la spugna originale della Shure che costa 40 euro. Questa è la spugna che utilizzano tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America e questo è il microfono che utilizzano tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America. Quindi adesso in questo momento io sono il presidente degli Stati Uniti d'America e ti obbligo a non comprare lo Shure SM7B. A parte gli scherzi. Questo qui è davvero lo Shure SM57 ed è davvero il microfono utilizzato dai presidenti degli Stati Uniti d'America insieme a questa spugna che è davvero la spugna utilizzata dai presidenti degli Stati Uniti d'America. Questa è la configurazione. In questo momento tu stai sentendo questa configurazione qui che suona da paura perché questa spugna qui scurisce tantissimo lo Shure SM57 avvicinandolo tanto
non è uguale, ma avvicinandolo tanto, e in più in post-produzione ho equalizzato la mia voce per farla assomigliare ancora di più a quella che può provenire da uno Shure SM7B. Fammi sapere che cosa ne pensi, perché se questa configurazione ti piace, questa configurazione costa circa 150 euro, un po' meno di 150 euro. L'altra configurazione Shure SM7B con il Cloud Lifter ti costa 470 euro. Valuta tu, le persone che ti ascoltano con gli auricolari, che ascoltano la tua voce nel tuo podcast con gli auricolari dello smartphone, noteranno secondo te la differenza? Diranno, caspita, questo podcast è veramente fichissimo perché questa persona sta utilizzando lo Shure SM7B, oppure diranno, si sente proprio bene questa voce, a prescindere dal microfono che sta utilizzando. La mia risposta la sai, magari la tua, lasciamela nei commenti. Bene, se questo video ti è piaciuto, io ti consiglio di guardarti anche questo.